Benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio presentare questo progetto. È una giacca che io ho voluto realizzare già con un filato piuttosto pesante, ma si può benissimo replicare con altri tipi di filato, semplicemente anche con un cotone, ed è un top down facile facile perché sì, abbiamo sprone e maniche a punto alto, dopodiché avremo questo punto fantasia che è veramente molto facile da realizzare perché si svolge su 2 righe. Il link del punto fantasia ve lo lascio qui. Tenendo presente però che nel link dove c'è la spiegazione dettagliata del punto fantasia vi do un multiplo di 14 più 3, mentre per quel che riguarda la parte sotto della giacca ho usato un multiplo di 14 più 7. Poi ho voluto concludere riprendendo lo stesso motivo sulle maniche, quindi ho rifinito le maniche con 4 motivi dello stesso punto che ho usato per il sotto della giacca. È veramente un progetto molto facile e è anche molto bello da vedere. Vi lascio il video. Per questo progetto ho usato il filato Chuck della Tessiland nella versione verde cactus e lo si trova disponibile gomitoli da 100 grammi l'uno per 400 metri di prodotto. Dopodiché avremo bisogno di 2 uncinetti, uno del 3,5 per fare la lavorazione a punto alto e uno numero 4 per la lavorazione del punto fantasia. Inoltre avremo bisogno di un ago da lana, un metro da sarta, un paio di forbici e facoltativo potremo usare dei marcapunti e applicare anche dei bottoncini. Io ho scelto questi di madreperla con il gambo perché mi piaceva in maniera particolare. Li ho presi in merceria. Mentre per quel che riguarda il consumo del filato, per fare questo pezzo che è una taglia SM, ne ho usato circa 2 gomitoli e mezzo, circa 250 grammi. Passiamo alla spiegazione. Vi mostro come ho lavorato. Ho fatto una catenella formata da 105 maglie uguali a circa 60 cm di lunghezza, che ovviamente essendo una giacca non ho chiuso, e ho diviso in questa maniera. 4 punti sono gli aumenti e non li contiamo. Ho contato 17 catenelle e nella 18ª ho fatto l'aumento, che corrisponde a metà del davanti. Altre 17 catenelle che corrisponde a una manica. Alla 18ª ho fatto l'aumento. 33 catenelle che corrispondono al pannello del dietro. Alla 34ª ho fatto l'aumento. 17 catenelle che sono l'altra manica. Alla 18ª ho fatto l'aumento e sono andata a finire con le altre 17 che completano il davanti, cioè l'ultima metà del davanti. Ora vado a montare le catenelle. Fatto la 105ª catenella, qui dovete decidere se mettere il marcapunti per dividere le sezioni e dove fare gli aumenti oppure contare. Io, essendo un punto alto semplice, conto, quindi cosa faccio? Aggiungo una catenella per girare, entro in quella che ho fatto prima, cioè la 105ª, con un punto basso più un punto basso, e questo sarà il nostro primo punto alto. Dopodiché so che devo arrivare a 17, ne aggiungo altri 16, quindi vado a fare gli altri 16 punti alti per un totale di 17. Nel 18º faremo l'aumento. Gli aumenti che dalla taglia S, XS alla taglia L saranno di un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Se invece siete di più di una L, è meglio fare gli aumenti di 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, così crescerà più velocemente in larghezza e meno in altezza. E questo è anche un trucchetto per adeguare la taglia.
Fatta la mia 17ª maglia alta, entro nella catenella successiva e lavoro l'aumento. Io devo fare una giacca di taglia M, quindi farò un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. E con questo abbiamo fatto metà del nostro davanti. Ora dobbiamo passare alla sezione delle maniche. Abbiamo detto che io lavorerò 17 punti, quindi entro nella catenella subito dopo, lavoro il punto alto e vado a farne 17. Quando ho finito la 17ª maglia, entrerò nella catenella successiva, cioè la numero 18, e farò l'aumento. Fatto il 17° punto della sezione della manica, dovrò andare a fare l'aumento, quindi entro nella catenella successiva con l'aumento punto alto, 2 catenelle e punto alto nel mio caso. Ora so che devo fare il pannello del dietro e quindi so che dovrò lavorare 33 punti alti, quindi entro nella catenella successiva, lavoro un punto alto e lavoro punto su punto per 33 punti. Realizzato il 33° punto, entro nella catenella successiva e faccio il mio aumento, quindi punto alto, 2 catenelle, punto alto. Ora so che dovrò riempire il tratto della manica, quindi andrò a fare 17 punti. Ho lavorato il 17° punto dell'altra manica, ora vado a fare l'aumento, un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. Ora mi resteranno, dopo questo aumento, 17 catenelle
che sarà l'ultimo tratto, cioè metà del davanti, l'altra metà del davanti. Quindi vado a riempire questo tratto di catenelle e abbiamo finito il nostro primo giro del top down. Ora non dobbiamo fare altro che riprendere l'uncinetto e ripartire. Giriamo il nostro lavoro, punto basso su punto basso. Io inizio così questi lavori perché facendo punto basso su punto basso mi resta bello chiuso, non restano i buchi tra l'inizio dei punti alti e il primo punto quando facciamo le 3 catenelle, e poi resta bello pieno, e lo preferisco come inizio quando faccio le giacche. Quindi detto questo vado avanti a lavorare punto su punto fino al nostro aumento. Arrivata all'aumento non devo fare altro che entrare nell'archetto formato dalle 2 catenelle con un punto alto, 2 catenelle e un punto alto, e così abbiamo formato il nostro aumento. Ora vado a lavorare punto su punto fino al prossimo aumento. Sono già arrivata all'altro aumento, quindi entro nell'archetto e ne faccio un altro, un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Dopodiché vado a lavorare punto su punto tutti i punti alti che ho. Ho lavorato tutti i punti, mi ritrovo ancora all'aumento, quindi entro nell'aumento, punto alto, 2 catenelle e punto alto. Dopodiché vado a lavorare tutti i punti come li trovo, punti alti, punto su punto, fino al prossimo aumento. Ho lavorato anche il penultimo tratto, ora sono davanti all'ultimo aumento, entro nell'aumento, ne faccio un altro, punto alto, 2 catenelle e vado a finire con l'ultima sezione di punti rimasta.
e ho ultimato anche il mio secondo giro. Andiamo avanti a lavorare in questa maniera finché abbiamo raggiunto la misura necessaria. Ho finito il mio sprone, l'ho ripiegato in due, cioè ho messo il dietro sotto e ho piegato facendo in modo che in mezzo ci siano i pannelli del davanti e del dietro e sui laterali le maniche. Le misure per il lavoro che ho fatto sono 48 centimetri per quel che riguarda i pannelli del davanti e del dietro e 18 centimetri per quel che riguarda lo scalfo della manica. E io sono arrivata, ora andremo a chiudere il nostro lavoro. Quindi cosa facciamo? Riprendiamo l'uncinetto, giro il lavoro, faccio quello che sostituisce il nostro primo punto alto, nel mio caso punto basso su punto basso, vado a lavorare i punti come li trovo, ho lavorato l'ultimo punto, ora entro nell'aumento, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, un punto alto chiuso a metà, vado a prendere l'altro aumento, lo accosto ripiegandolo, filo sull'uncinetto, entro nell'aumento dell'altro pannello, faccio un punto alto chiuso a metà e dopodiché li chiudo tutti gli anellini insieme e faccio un altro punto alto. Ora vado a lavorare punto su punto il pannello del dietro e ripeto l'operazione quando arriva l'altra manica. Ho finito anche il pannello del dietro, lavoro l'ultimo punto alto, ora entro nell'aumento, faccio un punto, rientro un punto alto a metà, vado a prendere l'altra parte, lo ripiego, filo sull'uncinetto, entro nell'aumento, faccio un altro punto alto chiuso a metà, dopodiché chiudo tutti e tre gli anellini insieme, lavoro un punto alto e ho chiuso anche questa manica. Ora vado a finire il giro con i punti alti e ho chiuso entrambe le maniche, quindi ho ricavato la sezione del corpo. Ora dovremo contare i punti perché il punto che andremo a fare avrà bisogno di un multiplo di 14 più 7. Quindi andiamo a contare i punti e vediamo quanti ne abbiamo. Se sono giusti, ok, se no bisognerà fare una serie di aumenti finché arriviamo al multiplo, cioè al numero che ci interessa. Vado a contare i punti. Ho contato i punti e nemmeno a farlo apposta sono 161, che sono un multiplo di 14 più 7. Quindi io inizio a fare il punto che ho scelto di usare per questo modello. Quindi salgo con quello che è il mio primo punto alto, vado in quello successivo, faccio un punto alto, vado in quello dopo con un altro punto alto, per un totale di 3. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, vado in quella successiva e faccio un punto alto. Dopodiché faccio 4 catenelle.
filo sull'uncinetto, salto 5 punti di base, entro nel sesto, con un punto alto, 2 catenelle, rientro nello stesso punto di base con un punto alto, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro ancora nello stesso punto con un punto alto, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro ancora nello stesso punto e faccio un punto alto, per un totale di 4 punti alti separati da 2 catenelle, quindi punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto. Dopodiché aggiungo le 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta maglia e faccio un punto alto, una catenella, salto un punto di base, entro in quello successivo. Ora ripeto l'operazione, quindi 4 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4, 5, entro nel sesto punto con punto alto, 2 catenelle, rientro nello stesso punto con un altro punto alto, aggiungo 2 catenelle, rientro nello stesso punto con un nuovo punto alto, aggiungo 2 catenelle, rientro nello stesso punto con il quarto e ultimo punto alto. Faccio 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nel sesto punto con punto alto, salto un punto di base, entro in quello successivo con un altro punto alto e di nuovo riparto 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel sesto punto disponibile, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, punto alto, 2 catenelle, di nuovo punto alto nello stesso punto di base, 2 catenelle, punto alto sempre nello stesso punto, 2 catenelle, quarto e ultimo punto alto nello stesso punto di base. Continuo con 4 catenelle, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nel sesto punto, punto alto, una catenella di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo con un altro punto alto e ricomincio 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto, qui c'è un nodo, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, entro nel sesto punto disponibile, punto alto, 2 catenelle, rientro nello stesso punto di base con un altro punto alto, aggiungo 2 catenelle, rientro ancora nello stesso punto di base con un terzo punto alto e aggiungo 2 catenelle e faccio il quarto e ultimo punto nello stesso punto di base, 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, entro nel sesto punto, punto alto, catenella, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un altro punto alto e andiamo a lavorare fino a quando finiamo il nostro giro in questa maniera. Ho lavorato l'ultimo gruppetto di 4 punti alti e 2 catenelle, quindi filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, entro nella sesta, faccio un punto alto, una catenella, salto il punto di base, entro in quello successivo, faccio un punto alto e vado ad aggiungere gli altri 2 punti alti. Inizieremo e finiremo sempre con 3 punti alti. Una volta fatto il primo giro di questo motivo,
rigiriamo il nostro lavoro, saliamo con quello che andrà a sostituire il nostro primo punto alto, quindi nel mio caso punto basso su punto basso, lavoro i 3 punti alti così come li trovo, quindi uno l'abbiamo già fatto, lavoro gli altri 2, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto che ho subito dopo e faccio un altro punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto formato da 4 catenelle con un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto e lavoro un punto alto, il primo punto alto è quello dell'archetto, quindi salto le altre catenelle, lavoro un punto alto, entro nell'archetto formato dalle catenelle che ho subito dopo e lavoro 3 punti alti, vado sul punto alto successivo e lavoro un punto alto, entro nell'archetto di mezzo, cioè quello dopo, lavoro un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto. Dopodiché trovo il punto alto, entro e ne lavoro un altro. Fatto questo, abbiamo l'archetto, entro nell'archetto quello formato a 2 catenelle, lavoro 3 punti alti, e non mi resta altro che entrare nel punto alto e lavorare un altro punto alto. Quindi ci ritroviamo 6 punti alti da una parte, 2 catenelle di separazione e 6 punti alti dall'altra. Dopodiché entro nell'archetto formato dalle 4 catenelle, quello che ho subito dopo, e faccio un punto basso. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che ho subito dopo, lavoro un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto successivo e faccio un punto alto. Dopodiché aggiungo le 2 catenelle, entro nell'archetto successivo formato dalle 4 catenelle con un punto basso, filo sull'uncinetto, entro direttamente nel primo punto alto disponibile nel gruppo di 4 punti separati dalle catenelle e faccio un punto alto. Dopodiché qui ho l'archetto formato da 2 catenelle, entro e lavoro 3 punti alti. Qui ho il punto alto, entro e lavoro un punto alto. Dopodiché ho l'archetto, entro nell'archetto e faccio punto alto, 2 catenelle e punto alto di nuovo. Ora vado a completare l'altra parte lavorando in maniera speculare. Qui ho il punto alto, entro nel punto alto, ne lavoro 1, qui ho l'archetto, entro nell'archetto e lavoro 3 punti alti. Qui ho l'ultimo punto alto, entro e faccio un punto alto. Lavorato l'ultimo punto alto, entro nell'archetto di 4 catenelle, faccio un punto basso e di nuovo salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, qui ho il punto alto, entro, lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, entro nel punto successivo con un altro punto alto. Dopodiché faccio le 2 catenelle, entro nell'archetto formato da 4 catenelle con un punto basso. E da qui carico il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto disponibile con un punto alto. Qui ho l'archetto, entro, ne faccio altri 3, 1, 2 e 3. Qui ho il secondo punto, entro e ne faccio 1. Filo sull'uncinetto all'archetto centrale, entro, faccio un punto alto, 2 catenelle e un punto alto e ripeto la sequenza dall'altra parte, quindi entro nel punto, faccio un punto alto, qui ho l'archetto, ne faccio 3,
qui ho il punto, ne faccio 1. Devono sempre essere 6 da una parte e 6 dall'altra, separati da 2 catenelle. Dopodiché, eseguito l'ultimo punto, entro nell'archetto formato dalle 4 catenelle con un punto basso, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che ho subito dopo, punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, salto la catenella, entro nel punto e faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione e si riparte, punto basso nell'archetto, filo sull'uncinetto, punto alto nel punto alto, 3 punti nell'archetto, punto alto nel punto alto, qui ho l'archetto successivo, punto alto, 2 catenelle, punto alto e vado a ripetere la sequenza, punto alto nel punto, qui ho l'archetto, 3 punti alti, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entro e lavoro nel quarto, entro nell'archetto e faccio un punto basso e vado a lavorare tutto il giro in questa maniera. Ci vediamo alla fine del giro. Ho lavorato l'ultimo ventaglietto, entro nell'archetto con un punto basso, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, trovo il punto alto, faccio il punto alto, una catenella, filo sull'uncinetto e vado a lavorare gli ultimi 3 punti alti disponibili di questo giro. Dopodiché giro il mio lavoro, punto basso su punto basso, faccio gli altri 2 punti alti con 2 punti alti, un punto su ogni punto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile e ci lavoro un punto alto. Dopodiché vado a fare 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, quello formato dalle 2 catenelle tra i gruppi di 6 punti alti e rifaccio il lavoro del primo giro di questo punto. Quindi entro, faccio un punto alto, 2 catenelle, rientro, punto alto, 2 catenelle, rientro ancora, ops, qui c'è un nodo ma è nel gomitolo, quindi vediamo di nasconderlo, faccio un punto alto, 2 catenelle, rientro nello stesso archetto e faccio un punto alto. Adesso qui è confuso perché c'è questo nodo, ne facciamo un altro, poi guardiamo. Vado avanti con 4 catenelle, salto i 6 punti alti, il punto basso, le 2 catenelle, vado nel punto alto che ho subito dopo, lavoro un punto alto, una catenella e un punto alto che sarà comunque una costante, si ripeterà tutti i giri. 4 catenelle, filo sull'uncinetto, salto le 2 catenelle, i 6 punti, vado nell'archetto formato dalle 2 catenelle e rifaccio punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle e il quarto e l'ultimo punto alto nello stesso archetto di base. 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto questi 6 punti, salto il punto basso, salto l'archetto delle 2 catenelle, entro in questo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, entro nel punto alto successivo e faccio un altro punto alto, faccio ancora 4 catenelle, filo sull'uncinetto, salto le 2 catenelle, il punto basso, i 6 punti alti,
entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle e lavoro un punto alto, 2 catenelle, un secondo punto alto, 2 catenelle, un terzo punto alto, 2 catenelle, un quarto e ultimo punto alto, 4 catenelle in separazione, filo sull'uncinetto, salto i 6 punti alti, le 2 catenelle, vado nel punto alto che ho subito dopo, punto alto, una catenella, punto alto, 4 catenelle di separazione e ricomincio, vado a lavorare tutta la riga in questa maniera qua. Ho lavorato l'ultimo gruppetto di 4 punti alti separati da 2 catenelle, ho aggiunto le 4 catenelle di separazione, quindi filo sull'uncinetto, vado, salto questi 6 punti, il punto basso, le catenelle, vado nel primo punto alto utile, punto alto, catenella e sono alla fine, vado a lavorare i miei 3 punti alti sottostanti con altri 3 punti alti. Ora, arrivati a questo punto, tutto si ripete dal giro numero 2, quindi dovremo fare i ventaglietti di 6 punti divisi da 2 catenelle, 6 punti, eccetera, eccetera. Andiamo avanti così finché siamo arrivati alla misura di cui abbiamo bisogno. Ho finito di lavorare il corpo della maglia e ho lavorato per 11 motivi completi di questo punto per una lunghezza totale da qui, dalla spalla alla punta del motivo, è una lunghezza totale di 58 cm. Ho già fatto anche una manica e l'ho fatta in questa maniera. L'ho lavorata quasi tutta a punto alto facendo un giro dal diritto, un giro dal rovescio per tenere lo stesso tipo di punto che abbiamo fatto sul resto della maglia. E dopo sono andata a finire con 4 motivi per la lunghezza totale di 11 cm, 4 motivi del punto che abbiamo usato per il resto della giacca. Ora andremo a fare l'altra manica, andremo a riprendere tutti i punti facendo attenzione di fare una riga dal rovescio e una riga dal diritto. Io qui ho messo dal diritto la mia giacca, cioè con i ventaglietti, il punto alto dei ventaglietti dal diritto verso l'esterno. Qui l'ultima riga mi viene dal rovescio, quindi andrò a lavorarci una riga dal diritto. Quindi con l'ultimo giro di punti della manica col rovescio che guarda verso me, entro e vado a raccogliere tutti i punti. Quindi entro in un punto qualunque, punto basso, 2 catenelle, lavoro i punti alti punto su punto. Tengo la codina in parallelo così la lavoro e andiamo avanti a lavorare in questa maniera. Ho finito il giro, vado a chiudermi con un punto bassissimo e ora cosa faccio? Salgo con le catenelle, punto basso, 2 catenelle o 2 catenelle, 3 catenelle, come volete, tanto nel sottomanica non si vedrà o si vedrà pochissimo. Giro il lavoro, filo sull'uncinetto e vado a lavorare tutti i punti a punto alto, facendo così appunto un giro dal diritto e un giro dal rovescio. Andremo a lavorare la manica fino alla lunghezza che ci serve, considerando che dovremo fermarci un po' prima per fare i 4 motivi di punto operato. Dobbiamo tenere presente che per andare a fare il punto, questo punto qua, lavorato in circolo, quindi andremo a lavorarlo in circolo e avremo bisogno di un multiplo di 14 e basta, non ci servono più i 7, solo i 14. Quindi
Man mano che lavoriamo, prima contiamo i punti e dopo vediamo se dobbiamo fare delle diminuzioni o dobbiamo aumentare qualche punto per arrivare ad un multiplo di 14. Per quel che riguarda la lunghezza della manica, il consiglio che do sempre è di provarla spesso, oppure di tenere vicino un maglioncino, una maglia, una giacchina che ci va bene e misurarla con quello, in modo da avere la misura giusta che serve a noi. Detto questo, ci vediamo quando ho finito i giri di punti alti. Ho finito di lavorare i giri che mi servono, adesso vado avanti con l'altro punto. Quindi a questo punto salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base e faccio un punto alto. Fatto le 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, entro nel sesto e vado a fare il mio gruppetto di punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto nello stesso punto di base. Aggiungo 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nel sesto, faccio un punto alto, una catenella di separazione, salto un punto di base e faccio un punto alto. Continuo così a lavorare fino alla fine del giro. Sono arrivata alla fine, ho lavorato le mie ultime 4 catenelle, ora andrò a chiudermi sulla terza catenella partendo dal basso con un punto bassissimo. Quindi salgo con 3 catenelle, aggiungo una catenella di separazione, qui ho il punto alto, vado nel punto alto, lavoro un punto alto, aggiungo 2 catenelle, entro nell'archetto con un punto basso e ricomincio a fare il lavoro che ho fatto per quel che riguarda la parte centrale della maglia. Una cosa che ci tenevo a dire, vi chiederete perché nella parte centrale della maglia iniziavo con 2 punti bassi al posto del primo punto alto e qui con le 3 catenelle, semplicemente perché qui mi serviva un bordo pieno in modo da avere una rifinitura piuttosto lineare senza andare a fare ulteriori giri, mentre qui abbiamo tutto nel sottomanica e non era necessario avere una giuntura piena perché comunque poi alla fine non si vede niente. Detto questo, ci vediamo quando ho finito la manica. Ed ecco la giacca finita, è veramente carinissima e anche molto raffinata e spero che anche a voi piaccia così come piace a me. E con oggi è tutto, il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà tutte le novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.